Biotrucco. Benvenuto nel mio rifugio. Io sono la strega del mare. Non sono sempre stata una strega. Prima ero una nereide, quella che voi comunemente chiamate sirenetta. Perché sono diventata la strega del mare? È una storia un po' lunga, ma penso che tu abbia abbastanza tempo da dedicarmi per poterla ascoltare, dato che sei molto curioso. Bene, vedo che sei già comodamente adagiato e rilassato. Ascoltami, puoi indossare le cuffie per sentirmi meglio, perché mi sposto verso il tuo orecchio destro o sinistro. Ecco, mi piace fluttuare come fluttuano le onde del mare. Come dicevo poc'anzi, io ero una sirena. Ho avuto una profonda delusione d'amore. Mi ero innamorata di un essere umano approdato sulla riva del mare. Gli ho salvato la vita, tuttavia io non avevo i piedi, non potevo scendere sulla terraferma. Mi sono semplicemente limitata a riportarlo a riva. Era un naufrago, sì. Non so che vita conducesse, non so nulla di lui, tuttavia sono sempre stata affascinata dai modi, dalle usanze, dalla cultura degli umani. Lui non poteva ricambiare il mio amore, perché io ero una mezza pesce. Quindi mi limitavo ad osservarlo da lontano, ad osservare il modo in cui si muoveva su quelle gambe. Sì, proprio così. Ma un giorno lo vidi insieme ad una donna. Sì, lui era innamorato di lei. Il mio cuore si frantumò in tanti piccoli pezzettini e divenni così talmente minuscola, quasi spuma di mare. Mi amalgamai ad essa e così persi il mio corpo da nereide. Per 100 anni sono rimasta spuma di mare. Trascorsi quei 100 anni, il dolore si fece via più distante, si affievolì quasi. Morfeo ebbe pietà di me, della mia condizione, e poiché avevo tanto amato gli esseri umani, le loro usanze, i loro modi, fecimo un patto. Io mi sarei presa cura dei sogni, del sonno degli esseri umani e avrei avuto in cambio indietro il mio corpo da nereide. Eccomi qui, non dico in carne e ossa, perché questo luogo in cui ci troviamo non è un luogo fisico, è uno stato della tua coscienza, quello stato in cui si arriva quando stai per addormentarti, ma non riesci a scendere nel sonno profondo.
ecco che giungi qui da me, nel mio rifugio, perché io possa condurti verso un sonno profondo e ristoratore. Ecco che quindi, per aver amato tanto gli uomini, adesso posso prendermi cura di uno stato molto importante della loro vita, quello di sonno. Ecco, voi umani avete bisogno di dormire bene, avete la necessità di riposarvi durante la notte, di dormire, 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 dormire. Dunque, iniziamo. Cosa dici? Bene. Sì. Qui ci sono diversi oggetti che ci serviranno per il nostro rituale sonno profondo e sogni meravigliosi. Alcuni sono doni del mare, altri sono doni degli uomini. Molti esseri umani mi hanno fatto dono di oggetti che difficilmente riesco a ricordare come si chiamano, magari mi aiuterai tu adesso. Questi oggetti aiutano altri esseri umani a dormire perché producono dei suoni e sono così piacevolmente belli da vedere che procurano dei brividi di serenità, dei brividi di tranquillità, quelli che si chiamano trigger. Dunque, prima di tutto prendiamo questa, come si chiama? Bacinella di vetro, è un dono degli umani. Ci servirà per metterci dentro dei doni del mare. È trasparente come l'acqua quando si increspa per i movimenti del vento e crea delle piccole onde concentriche sulla superficie, rendendola semitrasparente. E dentro questa ciotola di vetro, come l'hai chiamata tu, mettiamo delle alghe secche. Questa è Posidonia, un'alga che cresce solo nei mari puliti, non inquinati. Qui si rifugiano i pesci, si nascondono dai predatori. Qui dormono i pesci
iniziamo sciogliendo questo fiocco. Ecco, adesso si trovano nella ciotola di vetro. Questo fruscio è molto triggeroso, fa rilassare moltissimo, non trovi? E alle alghe aggiungiamo qualcosa che si trova dentro questa, come si chiama? Latta? Latta. Molto bello questo nome, me lo ricordano ogni volta che vengono a trovarmi gli umani, eppure me lo dimentico sempre come si chiama. Perché non riesco a memorizzare il nome degli oggetti degli umani? Forse perché non appartengono al mio mondo. Tuttavia, il mio amore per la cultura umana mi porta a volerli utilizzare. Quindi, eccoli qui. Hanno un potere davvero eccezionale. Aiuta a guidare voi umani verso il mondo dei sogni. Apriamo questa latta. Cosa dici? Certo. Ha un tappo, è richiudibile, apribile e richiudibile. Qui dentro c'è il sale azzurro, dono del mare. Prendiamo del sale azzurro e lo mettiamo sulle alghe. Dentro la ciotola di poco fa. Si è incastrato nelle squame delle mie unghie. E adesso dobbiamo ricreare un ambiente marino, qui proprio
dentro questa ciotola di vetro. Aggiungiamo quindi, secondo te cosa manca? Acqua, certamente. Ho io l'acqua che ci vuole. Ma prima dobbiamo trasformarla. Intanto le mie unghie sono un po' sporche, quindi sarebbe bene che le risciacquassi. Qui ho dell'acqua. Si trova dentro questo, come si chiama? Ah, io l'avrei chiamato roseto, quindi è una teiera. Interessante, è davvero utile per metterci dentro un liquido. Per l'acqua è perfetto. Sì, quindi mi risciacquo le dita e le squame. Bene. E adesso continuiamo con il nostro rituale. Dovrei, ah sì, prendere del sale corallino proveniente dagli abissi. Si trova incastrato tra i coralli, quindi ha un colore molto simile a quello dei coralli rosa. Guarda un po', ce l'ho dentro questo. Dimmi tu come si chiama? Come si chiama? Portacaramelle. È molto divertente. Cosa sono le caramelle? Non ho mai visto una caramella. Caramella. Ah sì sì, ho capito. Si mangiano e sono dolci. Mm, interessante. Qualche volta vorrei assaggiarne una. Credi sia possibile? Puoi portarmi la caramella la prossima volta? Magari anche più di una, ma se le mangio tutte insieme possono farmi male ai denti. Davvero? Oh no! Mm, allora portamene soltanto una. Apriamo questo portacaramelle. È molto luccicante. Ecco, wow! Il sale corallino. Qui ho tanto sale corallino. È bellissimo, non trovi? Questo lo mettiamo dentro una bottiglia, quella me la ricordo. Mi ricordo bene che si chiami bottiglia, perché ne trovo spesso tante in mezzo al mare, con dei messaggi dentro, dicono gli uomini. Sì, messaggio nella bottiglia. Ne ho una molto bella, con su disegnati dei pesci, che mi piace utilizzare proprio per questi rituali del sonno. Guarda, te la faccio vedere subito perché dobbiamo metterci dentro il sale corallino. È finito tra le mie squame di nuovo, ma questo è più grosso rispetto a quello azzurro.
quindi magari riesco a tirarlo fuori più facilmente. Tanto ora dovrò rimaneggiarlo, non fa niente. Ecco, prendiamo la bottiglia. Ti piace? Vedi? Qui c'è un pesce pieno di diamanti. Sono diamanti questi. E qui c'è disegnata un'alga. È facilmente riconoscibile. Non è la Posidonia, vedi? È diversa. Non saprei. Non lo so, penso che sia un'alga disegnata in maniera astratta. A te cosa sembra? Foglie. Le foglie di una pianta, hai detto pianta? Cos'è una pianta? Davvero? Quindi è come un'alga, però vive fuori dall'acqua. E come fa a vivere senza acqua? Ah, ha bisogno dell'acqua. Quando piove, sì, so cosa vuol dire pioggia. Anche nel mare piove, però è molto diverso rispetto a quando piove sulla terra. Sì, perché noi siamo già bagnati nelle profondità del mare. Voi invece vi bagnate, giusto? Vi bagnate se piove e finite sott'acqua? Oh no, quindi se piove non finite sott'acqua. Ho capito bene, bene. Qui dentro dobbiamo mettere dei granuli di sale corallino. Ti piace questo suono? Così vitreo, così tintinnante, tintinnante. Meglio prenderne poco alla volta. Oh, bene. Richiudiamo la bottiglia. E al sale corallino aggiungiamo acqua, così diviene acqua di mare. Riapriamo la bottiglia. Credi che io possa riuscire a versarci dell'acqua senza farla travasare?
ci proviamo, ok? Piano piano. Sì, la teiera è davvero un ottimo rimedio per riempirla senza farla uscire fuori. Oh, oh, bolle. Così può bastare. Richiudiamo la bottiglia. Chiudiamola bene e agitiamo. L'acqua si sta colorando di rosa. Il sale si sta sciogliendo. Che meraviglia, non trovi? Questi suoni acquatici sono i miei preferiti. E adesso non ci resta che aggiungere quest'acqua magica al nostro ambiente marino che abbiamo ricreato dentro la ciotola di vetro. Ma prima vorrei mettere qualche conchiglia. Qui ho una collezione di conchiglie, ti faccio vedere. Aggiungiamo delle conchiglie al nostro ambiente marino. Dunque, quale ti piace? Vedi, dentro questo si chiama vaso, giusto? Vedi, adesso riesco a ricordare meglio i nomi degli oggetti. È merito tuo, mi hai aiutata tanto, 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 tanto con i nomi e con la memoria. Adesso mi sento più vicina al vostro mondo. Vediamo quale possiamo prendere. Questa è molto particolare. Guarda, è bellissima, non trovi? Questa la mettiamo direttamente sulle alghe. Aggiungiamone qualcuna di questa. Hai visto? Ho una bella collezione di conchiglie. E mettiamo anche qualcuna per il fondo. Questa ti piace? Le ho raccolte appositamente per farti fare bei sogni. Quindi questa la aggiungiamo pure. E per cui, bene, mettiamo via il vaso che non serve più. Ascolta questo suono. Cosa ti ricorda? Prima di versare l'acqua corallina nel nostro ambiente marino, continua a ricreare dei suoni che ti portano
a me fa pensare tanto all'acqua della pioggia o di una cascata che scende sulla superficie dell'acqua. Tu cosa ne pensi? È il momento di versare l'acqua corallina nel nostro ambiente marino. Eccola qui. Togliamo il tappo e versiamo tutto il contenuto della bottiglia qui tra le conchiglie e le alghe. Abbiamo completato il nostro ambiente marino. Ascolta questi suoni meravigliosi, questi suoni acquatici, salati. Tu stai già dormendo, sei già caduto nel tuo sonno profondo e ristoratore. Torna a trovarmi tutte le volte che non riesci a scendere nel sonno. Io ti aiuterò sempre a trovare il sonno perduto. Buonanotte, sognatore. Fai bei sogni. Alla prossima.